Bentornati sul mio canale. Mi chiamo Elena e sono appassionata di tutto quello che è handmade. In questo caso ci occuperemo di un progetto ai feri, ma non solo, perché c'è anche il mio amico uncinetto. Sapete che adoro lavorare all'uncinetto. E quindi faremo un mix di lavori. Però prima di iniziare e di vedere in cosa consiste, vi ricordo l'iscrizione che è completamente gratuita, semplicemente YouTube vi proporrà molto più spesso i miei video e così ci conosceremo meglio. Bene, vediamo l'occorrente per il progetto di oggi. Per questo progetto avete bisogno di un paio di forbici, un ago da lana, l'uncinetto 5,5 e dei marcapunti. Poi per quanto riguarda i feri io uso quelli circolari perché mi trovo molto bene, sono piccolini quindi non ho male qui al dito quando lavoro, però se vi trovate meglio con quelli lineari vanno bene anche gli altri. Io sto utilizzando il numero 8, però potete utilizzare i feri più grandi o più piccoli in base a come avete la mano. Tanto sarà un progetto dove vi darò sia il numero delle maglie ma anche i centimetri. Per quanto riguarda il filato, è bellissimo, stiamo parlando del Big Lake, mi ha sorpreso per la resa, sinceramente io lavoro poco ai feri, anzi pochissimo, quindi sicuramente un lavoro ai feri è meno carico, meno pesante di filato, quindi forse anche per quello la resa è bella. Stiamo parlando di un filato vaporizzato, guardate, se io gli tolgo la torsione diventa, vedete, sono tipo 1000 fibre buttate insieme, non ha un cuore, però tutte assieme lo fa diventare molto compatto, molto ehm, comodo anche da lavorare. Abbiamo 100 grammi di prodotto e formato da 30% di lana, 70 di acrilico. La lunghezza sono 180 metri, scusate. Feri 6, 8, uncinetto 4,5, 6,5. Insomma, in base a quello che dovete andare a fare, utilizzate l'uncinetto e i feri più giusti. Bene, vi dico che mi sono portata avanti, ho fatto una parte del lavoro che dobbiamo fare perché ha pannelli, quindi la parte dietro del mio gilet è già pronto e adesso iniziamo a fare quella davanti insieme che è uguale identica tranne per la scolatura e per il resto è tutto uguale. Come ho detto prima, io andrò a fare un gilet dove utilizzeremo un mix di tecniche, quindi sia i feri che l'uncinetto. Questo che vedete qui pronto è la mia parte dietro, invece la parte davanti avrà una scolatura a V, quindi ci sono più indicazioni, di conseguenza le andremo a fare insieme. Adesso andiamo a caricare i nostri feri. Allora, con la mano prendo il filo e me lo passo sul dito come quando lavoriamo all'uncinetto. Con questo tira da questa parte, però prima di iniziare andiamo a fare i primi due punti che io li faccio in questa maniera invece di caricarlo, ok? Quindi andiamo a caricarli sempre in un solo modo perché comunque è da riprendere all'uncinetto, però quando lo stringete lasciate che sia morbido perché non deve essere una riga rigida, ok? Vedete il movimento? Mano a mano qui mi scivola il filo, mi scivola anche dall'altra parte, passo col dito da sotto, me lo giro attorno, passo con l'uncinetto qui dove si è creata l'asola, prendo il filo dall'altra parte e tiro, ok? I punti da caricare per quanto mi riguarda sono 54, è leggermente più largo rispetto alla mia taglia, ma perché lo volevo comodo. Come ho fatto a capirlo? Semplicemente ho preso la mia circonferenza più grande, che in questo caso può essere il seno o i fianchi, e in base a quello sono andata a dividerla per metà e ho capito quanto mi serve per la parte dietro e quanto per la parte davanti. Ho caricato un po' di punti con i feri un po' più difficili rispetto all'uncinetto perché all'uncinetto abbiamo la catenella e in base a quello ho capito praticamente quanti punti mi servono. Per quanto mi riguarda, come ho detto prima, sono 54. Questo gilet è unisex per quanto mi riguarda perché è veramente basico, quindi se dovete farlo per un uomo, attenzione anche alle spalle, quindi magari leggermente sulla parte dietro
fatela un paio di centimetri più larga, quindi invece di 54 ne mettete 58 punti. Ecco, io adesso vado a caricare le mie catenelle, ok, scusate, le mie asole. Io con l'uncinetto sapete come sono presa. E ci ritroviamo per la prima riga di lavoro. Ho caricato le mie 54 asole, però sono arrivata al limite con il filo, guardate, mi saranno rimasti circa 20 cm, quindi lasciate 1,5 m per sicurezza. E anche qui le ho strette leggermente, quindi non va fatto. Però io comunque so che devo riprenderlo all'uncinetto, poi dopo lo aggiusto in seguito. Adesso dobbiamo togliere un ferro, vi tenete uno lo togliete, perché se togliete tutte e due succede che non abbiamo più lavoro da fare. Allora, prendiamo il filo, ok? Lo rotoliamo sempre sul mignolo, ok? Poi lo appoggiamo sul dito qui, come quando lavoriamo con l'uncinetto. La prima la passiamo senza lavorare, la seconda la andiamo a lavorare e facciamo quindi tutti i punti sul davanti. Questo è da fare fino alla fine della riga, quindi adesso io finisco la prima riga sul davanti e ci ritroviamo per fare la seconda sulla parte dietro. Mi scuso già in anticipo se casomai invece di dire feri dico uncinetto, perché sapete l'abitudine di lavorare sempre all'uncinetto, però con un filato come questo, così morbido, di uno spessore importante, è quasi quasi rilassante lavorare ai feri. Ecco, diciamo che sto giro cresce quasi come se fosse un lavoro all'uncinetto, magari non lo so, punto basso, ecco, guardatelo, cresce abbastanza. Bene, ci ritroviamo per la seconda riga. Sono arrivata quasi in fondo, quindi vado a lavorare anche gli ultimi punti. Eccolo qua. Adesso giriamo e dobbiamo andare a lavorare sulla parte dietro. Praticamente il filo lo prendete uguale identico, semplicemente vi spostate il filo sulla parte dietro, ok? Questa la lavoro e inizio a lavorare anche le altre. Praticamente quando siamo sulla parte dietro andiamo a lavorare tutti i punti. Entro, vedete, prendo il filo, con il movimento delle mani lo passo davanti al ferro e lo tiro. Entro da sotto, passo il filo davanti al ferro e lo tiro. È facilissimo e lo andiamo a fare per tutta la riga. È normale che se la tensione è troppa o lo prendete così, ok, oppure ogni tanto gli date uno strattone al gomitolo, però anche lasciarla così non fa niente, semplicemente il lavoro diventa leggermente più largo. Ecco, questo è il lavoro da fare per tutte le righe, però adesso vi dico fino a dove ho lavorato in questa maniera, dopodiché ho fatto delle piccole diminuzioni. Adesso finisco questa riga, iniziamo anche la terza e vi faccio vedere cosa ho fatto sul pannello. Sono quasi alla fine della seconda riga, vado a lavorare anche questi ultimi due, sempre sulla parte dietro. Giro il lavoro. Quando siamo sul davanti, vedete che risulta molto più larga quest'ultimo punto. La prima la caricate senza lavorarla, le altre le andate a lavorare tutte. Questo perché comunque si arrotola lo stesso, scusatemi, vedete, però succede meno se si fa questo lavoro qui, e comunque qui l'asola tende a essere molto larga. Se noi la lavorassimo andremo sui margini leggermente più in su rispetto al resto del lavoro. Guardate, è già cresciuto tantissimo solo con 3 righe. Bene, questo lo metto un attimo da parte perché vi devo far vedere cosa ho fatto. Ho lavorato per 58 righe, poi a un certo punto
che voi non lo vedete perché è arrotolato, ho diminuito di 3 punti da una parte e di 3 punti dall'altra parte, sulla parte dietro, vedete? Ok. Poi ho continuato uguale identico il lavoro, sempre sul davanti sul dietro, per altri 20 centimetri. Poi vi conto tutte le righe e vi dico quante sono in questi 20 centimetri. Adesso mi occupo della parte davanti, che devo arrivare a questo livello qui, dove andremo a diminuirla insieme. Il pannello è uguale identico, l'unica cosa che cambia è che fra un po', rispetto a queste diminuzioni, quindi dopo circa 5-6 righe, andiamo a dividere sul davanti per creare lo scollo a V. Ho lavorato le 58 righe anche per il davanti. A questo punto ci ritroviamo di dover diminuire di 3 punti. Allora, prima di tutto prendo il primo, vado a lavorarlo in questa maniera, poi lo passo da questo ferro a quello dove ci sono anche gli altri punti. Ok, entro qui dove ero prima, entro anche nel secondo punto, prendo il filo e lo tiro, faccio scivolare questi due punti insieme dal ferro, lo riprendo su, già che ci sono prendo anche il prossimo, prendo il filo e tiro, ok, e li faccio scivolare, quindi 1 2, andiamo a fare anche la terza diminuzione e lo lascio cadere. Questo adesso me lo tengo su, però lo sto mettendo un attimo su questo solo per farvi vedere i punti. Sono 1 2 e 3, ok. Adesso continuo a lavorare normalmente sulla parte dietro tutti i punti disponibili fino ad arrivare agli ultimi, e lì ci ritroviamo per fare anche l'altra diminuzione. Sono quasi alla fine, vado a lavorare anche questi ultimi punti. Eccoli qua. Adesso, mentre giriamo il ferro, dobbiamo andare a fare le diminuzioni come dall'altra parte. Quindi questo ce l'ho già sul ferro che non devo lavorarlo, quindi chiudo tutto insieme. Quindi 1, riprendo su 2, lo riprendo su, entro anche nel prossimo e sono 3, ok, quindi 1 2 e 3 punti. Visto che lo spessore del filato è abbastanza grosso, ho già 1,5 centimetri, ok, quindi 1,5 centimetri per il davanti, 1,5 per il dietro, sono già 3 centimetri e sono più che sufficienti. A questo punto vado a lavorare questa riga e altre 4 per un totale di 5 righe, dopodiché ci ritroviamo per dividere il nostro pannello. Ho lavorato le mie 5 righe e ho fatto anche un po' di divisioni. C'è da dire che chi vuole una scolatura più profonda rispetto a quella che avrò io, basta che la inizia un po' prima, ma anche prima di fare le diminuzioni sul margine. Decidete voi quanto deve essere scolato. Allora, io sono andata a dividere come se lavorassi all'uncinetto, ok? E quindi seguitemi un attimo nel ragionamento. Qui ho quindi 48 catenelle chiuse, punti chiusi. Ho messo a metà, che sono 24, poi ho preso semplicemente il metro e ho lasciato circa 9 centimetri rispetto al marcapunti gialli e ho messo quello rosso quindi a 9 centimetri di distanza, che corrisponde a 11 punti, ok. Di conseguenza ho fatto la stessa cosa dall'altra parte, che sono 18 centimetri, ok.
Se fosse una scolatura a barca, 18 cm sarebbero pochi, però noi avremo la scolatura a V e il totale deve essere sui 56-57 cm, così ci deve passare dalla testa. E per quanto mi riguarda 18 cm sono più che giusti. Allora, io quindi devo diminuire, vedete? Perché comunque adesso andremo a lavorare solo sulla metà, l'altra metà la recuperiamo dopo. Io quindi devo diminuire di 11 punti per arrivare ad avere la stessa spallina, ok? E siccome il totale qui è di 33, ok, 33 righe per arrivare circa a 20 cm che è lo scalfo della manica, ok? Circa ogni 2-3 righe bisogna diminuire di un punto, ma non si diminuisce da una parte o in mezzo, si diminuisce sempre dal centro perché deve essere una scolatura che va in quella maniera lì. Adesso voi vi consiglio di prendervi carta e penna e ogni volta che avete fatto una diminuzione la segnate, ok? E mettete magari anche un marcapunti, che comunque c'è questo qui, o potete proprio aggiungere alla riga e capire quante ne dovete ancora fare, perché dai 33 io devo togliere le 5 già fatte, di conseguenza me ne rimangono 28 righe, ok, da lavorare, e questi punti sono 24. 24 meno 11 sono praticamente 13 punti che mi devono rimanere per far corrispondere il dietro col davanti, ok? È più facile da farsi che da dire, quindi iniziamo subito a lavorarlo. Ci eravamo lasciati che devo fare la scolatura V, eccola qui, da una parte l'ho già fatta, vi ricordo che ero rimasta qua, quindi sono andata a lavorare sul davanti, vedete che qui il filo non c'è ma il filo era lì, quindi sarebbe da questa parte, quindi sul davanti. Di conseguenza succede che non ho fatto subito la diminuzione, ma la prima è qua, perché le diminuzioni le devo fare sulla parte dietro del lavoro. Quindi avete capito che ho diminuito sempre nella parte interna, che quando dovevo girare il lavoro era sul dietro. Non si diminuisce in mezzo, non si diminuisce sul lato, sempre sulla parte interna. Adesso rifaccio il gancio con il filo e inizio a diminuire anche da questa parte, solo che se inizio subito da qui praticamente dovrei subito diminuire, e siccome io ho fatto una riga prima di fare la prima diminuzione, quindi vedete questa riga qua, ok, questa riga qui, poi ho diminuito, andrò ad agganciarmi col filo dall'esterno, tanto il davanti, questo è sempre una maglia rasata, o se si lavora sul davanti o il dietro il risultato è lo stesso. Se era tipo all'uncinetto non si poteva fare perché il lavoro sarebbe stato completamente diverso, quindi girate il lavoro e prendete il filo e vi agganciate da questa parte qui, quindi si inizia come prima riga sulla parte dietro. Eccola qui l'asola creata con il gomitolo, la metto sul ferro e faccio finta che sia, però prima mettete il filo sulla parte dietro e fate finta che sia un'asola normale da lavorare. Prendo tutte e due, quindi questa che ho messo sul ferro è una già esistente e diventa un punto unico, come se ci fosse una diminuzione. Ok, stringete un po'. Adesso non dobbiamo lavorare in questa maniera, perché se facessimo così, adesso ve lo faccio vedere, sul davanti la maglia viene incrociata, invece come vedete io faccio il legaccio normale, ok, quello morbido aperto, e non deve essere incrociata. Adesso la riprendo così com'era, vi faccio vedere come si fa. Il filo lo tenete dietro, ok, però entrate con l'altro ferro dalla parte davanti, vedete che non è più incrociata. Adesso vi rifaccio vedere una che si incrocia, così capite la differenza. Vedete, fa la croce, invece io la voglio bella dritta. La riprendo e entro, non qui, non all'interno qui, ma entro dall'esterno, prendo il filo e lo tiro all'interno.
ok? Solo per questa riga, dopo si aggiusta il tutto. Dovete farlo solo per questa riga, ok? Ci ritroviamo alla fine della riga. Vado a lavorare anche l'ultimo punto e adesso dobbiamo fare la diminuzione. È la prima che corrisponde a questa. Non entro in questa maniera così a farla, ma andiamo a fare una diminuzione diversa. Prendete quest'asola, la passate, ok, la prendete così, la passate sopra prendendo quella sotto in questa maniera e non la lavorate, continuate a lavorare semplicemente le altre. Ve l'ho fatta fare questa maniera perché, come vedete, risulta uguale identica a quella fatta nell'altro lato. Perché questo? Perché magari una di voi non ha piacere di riprenderlo all'uncinetto, preferisce lasciarla molto gresa, molto pulita con i feri. Io consiglio sempre di riprenderla, se non con l'uncinetto almeno di riprenderla con i feri, però facciamo finta che a una di voi non interessa la cosa. Il modo più pulito è questo, perché risulta questa barretta qui, vedete, questa, risulta fatta uguale identica a quella fatta sulla parte dietro. Io vi ho fatto il metodo più pulito tra virgolette, ma alla fine se tutte voi la riprendete con l'uncinetto potete chiudere due maglie, scusate, due punti insieme, è più semplice, ma dopo, come ho detto, è da riprendere. Io adesso continuo per questa riga, il modo di diminuire ve l'ho fatto vedere, quindi una riga sulla parte dietro si lavora normalmente, non si diminuisce, una riga si diminuisce, che è quella sul davanti. Al contrario, qui non si diminuiva sul davanti, ma si diminuiva sul dietro. Quindi una si diminuisce, una no, si vede. Per 11 punti per quanto riguarda me. Vi rispiego velocissimamente questa parte dei conti perché non vorrei che magari non sono stata chiara e avete difficoltà. Questa porzione qui, quindi questa intermedia, vale per tutti, quindi dai 18 ai 20 cm vale sia per una donna che per un uomo, ok? Perché consiste nel girocolo. Se fosse un bimbo è normale che è più piccolo, lì consiglio sempre utilizzate una maglia che avete già in casa ed è comoda, ma su per giù i centimetri sono quelli, perché a meno che non sia un neonato, la testolina di un bimbo varia di qualche centimetro in meno rispetto a noi adulti. Quindi se questa rimane uguale, questa porzione qua dipende da voi. Io ho qua 13 punti, ma potrei averne anche 20, ok? Questo non è uno di quei gilet dove il margine è bello pulito che sta a spalla, è uno di quei gilet che un po' scende dalla spalla, ok? Quindi non vi spaventate se qui ne avete 20 punti rispetto a me, perché la mia taglia è quella che è, l'ho fatto sì largo, ma non ho messo 60-70 catenelle per pannello, quindi non ho una XL o una XXL, è una taglia media. Sicuramente se fosse per un bimbo o una bimba questa porzione sarà ancora minore della mia, di conseguenza avrete le stesse diminuzioni, anche se anche qui, come ho detto prima, magari ne fate due in meno per un bimbo o una bimba, però dovete capire che questa centrale rimane uguale per tutti, questa diversamente cambia, ok? Quindi non vi spaventate se risultano di più o di meno rispetto a me. Poi è normale se voi cambiate il filo che è più sottile o più grosso, cambia anche questo. L'importante è che avete i centimetri e vi basate che sia la vostra taglia. Io proseguo e ci ritroviamo per le cuciture. Ci eravamo lasciati che vi dovevo far vedere le cuciture, però ho evitato di farle vedere semplicemente per un discorso pratico, perché
non mi risultava facile fare una cucitura come quelle dell'uncinetto, perché comunque i punti, soprattutto sui margini, sapendo che c'è il punto, questo che era quello da caricare direttamente sul ferro, se prendevo solo una costina risultava molto largo, quindi non era bello da vedere. Di conseguenza sono dovuta proprio entrare nel lavoro. Essendo comunque un gilet dove le misure sono comode, non ci sono problemi, non mi risulta assolutamente stretto. Poi, come vedete, ho ripreso in basso tutto all'uncinetto, ho fatto il punto basso in costa utilizzando l'uncinetto 5,5. Semplicemente sono andata a lavorare di righe di andata e di ritorno, quindi si lavora in questa maniera. Ho lavorato 1 2 3 4 punti e sono entrata non nelle righe, perché vedete ci sono le gocce, che questa forma no a goccia che si vede, ma tra le righe, non dentro la riga, quindi non qui, ma tra le righe. Ho chiuso e ho aperto la riga di punto basso. È un lavoro molto facile. Poi abbiamo ancora il girocollo e un giro manica da farvi vedere. Qui è il giro manica, mi raccomando lasciate un po' di spazio qua, io ho lasciato su una ventina di centimetri, però anche 23, ok? È normale che io adesso vi faccio vedere come ho lavorato a fare le righe di punto basso, però se pensate che sia un po' troppo stretta quando lo andate a indossare, potete aumentare le righe di punto basso, semplicemente aumentare la distanza dello scalfo manica. Bene, vi faccio vedere come si fanno. Prendiamo il filo e facciamo un'asola. Adesso prendiamo il giro manica. Io entro qui proprio alla base. Entrate nel lavoro. Stringetela un attimo. Poi andate a fare 1 2 3 4 5 catenelle. L'ultima non la conteggiamo, la usiamo solo per avviare il lavoro, quindi entriamo nella quarta e andiamo a fare un punto basso. Di conseguenza andremo a lavorare solo su 4 punti. Se vi sembrano pochi, prendendo la distanza con il metro, potete aumentarli oppure diminuirli. Adesso mi vado a chiudere qui nel prossimo punto. Mi chiudo con una maglia bassissima e vado nel prossimo punto, che è questo qua, sempre con una maglia bassissima. Giro il lavoro perché vado a fare delle righe di andata e di ritorno. 1 e 2, quindi le due maglie bassissime non le considero, non si guardano, non si lavorano mai, si guardano giusto per non lavorarle, ecco, e vado in questa qui, prendo la costa dietro, prendo il filo e vado a fare dei punti bassi, quindi 1 2 3 e 4. Non faccio il punto catenella, giro direttamente il lavoro, entro qui dove ho appena lavorato nella costa dietro, tirate un po' e faccio la terza riga. 2 3 e 4. Vado a chiudermi nel prossimo punto, questo è qua, lascio un po' di spazio e mi chiudo con una maglia bassissima. Adesso devo andare a salire su, ok? Mi ritrovo sul margine dove chiudevo una riga sulla parte dietro che si lavorava il punto e sulla parte davanti me la portavo su l'asola senza lavorarla, quindi c'è un po' più di spazietto. Se vedete che è super grande, entrate nella maglia che si fa prima, quindi questo lasciamolo qua, entriamo qui nella maglia e faccio la seconda maglia bassissima.
Come vedete, le maglie bassissime non le stringo perché dopo questi punti, queste maglie bassissime, se sono strette, tendono ad avere la tensione delle catenelle, tipo delle catenelle iniziali. Quindi rischiate di non riuscire a indossare il gilet perché viene stretto come se fosse una cucitura rigida. Rispettate il lavoro a maglia, quindi fatele leggermente larghe. Come al solito 1 e 2 non le considero, faccio i miei punti bassi, sempre in costa dietro perché risulta poi un lavoro elastico, perché l'obiettivo è quello. Non faccio il punto catenella dritto, praticamente tornando indietro faccio direttamente il punto basso in costa e così saranno tutte le righe. Adesso qua ho lavorato, vedete, vado nel prossimo punto, ne salto uno, vado nel prossimo, mi chiudo con una maglia bassissima, riavvio il lavoro con una maglia bassissima, giro il lavoro, 1 e 2 non le considero, vado qui e lavoro il punto basso. Questo è da fare per tutto il giro manica, ok? Guardate, vedete, tutto il giro manica. Io adesso continuo e ci ritroviamo qui per fare la cucitura. Qui ho concluso l'ultima riga, adesso entro nella catenella iniziale, entro nella costa non esterna ma interna, prendo il filo, lo passo e faccio delle maglie bassissime. Prossimo punto, prendo il filo, un'altra, sono pochissime, sono praticamente 4 perché abbiamo 4 punti. Adesso anche l'ultimo. E questa è la cucitura. Tagliate un po' di filo perché dovete avere il modo di nasconderlo. Poi con un ago o con l'uncinetto lo nascondete. E il giro manica è finito. E questo qui. Ok? Come ho detto prima, se vi sembra troppo largo, troppo stretto, non ci sono regole. Voi entrate direttamente nel lavoro e andate leggermente ad occhio perché lo spessore che risulta nel punto basso rispetto a una riga con i feri è diverso. Adesso ci occupiamo del girocollo. Sicuramente iniziamo qui dalla metà e poi proseguiamo da una parte e concludiamo. Io farò sempre uguale identico, quindi sempre 4 punti. È per quello che ho deciso di farne così pochi perché andavo a utilizzare praticamente lo stesso bordo sia in basso che sul giro manica che qui sul girocollo. Qui è la metà, ok, ve l'ho fatto vedere prima. Entriamo nella riga a fianco alla metà perché come notate questo punto è già molto largo, risulta, no? Entriamo nella riga a fianco, così quando ci concludiamo e dobbiamo fare la cucitura leggermente si stringe. Quindi 1 2 3 4 5 catenelle, abbiamo 4 da lavorare, di conseguenza entriamo nella quarta, andiamo a fare un punto basso, 2 3 e 4. Ci andiamo a chiudere, ok, praticamente qui subito a fianco. Adesso io andrò a fare come per la parte sotto, cioè queste sono le righe, vedete che ci sono le gocce, no? E questa qui è la parte tra le righe.
quindi 2, 2 e 2. Allora io non vado a lavorare nella riga, ma vado a lavorare tra la riga. Mi sono chiusa qui in mezzo perché in realtà mi sarei dovuta chiudere qua tra la riga, però era troppo vicina. Di conseguenza le catenelle più la prima riga risulta sempre un blocco unico. Quindi maglia bassissima. Adesso questa è la riga, ok? Vado qui nella prossima, aprite un attimo, seconda maglia bassissima, giro il lavoro, 1 e 2 non li considero e vado a lavorare i punti bassi. State comunque larghi, non devono stringere troppo, soprattutto nel girocollo, deve essere bello da vedere più che altro. Vabbè, tanto stringerà lo stesso un po' perché abbiamo un lavoro elastico. Giro la riga, giro il lavoro praticamente, inizio la terza riga, due, questo è il terzo e il quarto. Qui ho lavorato, salto, quindi salto la riga, qui praticamente è la prossima. Mi chiudo, salto queste due, vado nella prossima e mi riavvio. Vedete? 1 e 2 vado a lavorare i miei punti e questo è da fare per tutto il lavoro. Qui è molto facile anche perché ci sono le righe e fino a qua che abbiamo diminuito ci sono comunque le righe. In questa porzione dove non ci sono diminuzioni cercate di fare un lavoro molto proporzionato, né troppo stretto né troppo alto. Adesso io continuo, ci ritroviamo qui. Come vedete ho fatto tutto il giro all'uncinetto, ok? Non deve né stringere né essere troppo largo. A questo punto prendete un po' di filo, cioè lasciatelo, tagliate, dopodiché tirate fuori questo cappietto che è un po' lunghino. Ci serve perché dobbiamo fare una cucitura diversa rispetto al solito. Allora ci sono due metodi, o si inclina in questa maniera gli angoli e si fa la cucitura, ma sinceramente non mi piace perché è un po' largo e quindi preferisco farlo in questa maniera qui. Andrò a cucire non qui, ok, ma vado a cucire qui una parte e l'altra parte qui internamente, così si allarga al bisogno quando lo vado a indossare. Quindi semplicemente lo tenete fermo, entrate con l'ago, poi uscite per andare in ogni punto. Sono 4 punti. Molto facilmente questa cucitura. Bene, io finisco la cucitura, poi ci ritroviamo quando lo indosso. È morbidissimo, veramente molto morbido, quindi non vedo l'ora di farvelo vedere finito. Eccomi qui con il mio gilet indossato. È molto caldo e molto morbido. Confermo insomma la consistenza del fatto che i lavori lavorati con i feri hanno una certa sensibilità, delicatezza che con uncinetto, vabbè che qua è lavorato con la costa punto basso in costa, quindi è leggermente a rilievo, però cambia la consistenza, è veramente carino, guardatelo. Vabbè, i punti non sono perfetti, qua è spuntato un nodino, però l'idea mi interessa che vi sia arrivata, quindi mi interessa sapere se avete capito il procedimento. Poi è normale, chi ha più manualità rispetto a me con i feri avrà un lavoro sicuramente perfetto. Abbiamo combinato le due cose, quindi feri e uncinetto. Per chi non avrebbe il piacere di utilizzare
i feri, scusate, può farsi il pannello all'uncinetto facilissimamente, si fa la maglia alta. Si inizia dal basso, si lavora per tutti i centimetri necessari, questa è la parte dietro, vedete? Ok? Si lavora per tutti i centimetri necessari a maglia alta e semplicemente si fanno le cuciture, 2 sulle spalle, 2 sui laterali, e poi si riprendono i punti. Quindi chi non vuole utilizzare i feri può farlo anche all'uncinetto. Adorabile questo filato, devo dire che mi ha sorpreso anche la resa. Io, non essendo abituata con i feri, ho messo in conto tanti grammi, credo di averne comprato 500 grammi se non 600, e allora mi sono detta il filo spesso sicuramente non mi basterà, sicuramente abituata con l'uncinetto, invece pesa pochissimo, 250 grammi, ed è lungo, ok? Vedete, è lunghissimo. Io lo volevo come idea corto, molto minimal, però a forza di fare i giri a un certo punto mi sono resa conto, che ho iniziato comunque una parte dietro, di aver lavorato un sacco, perché comunque cresce, essendo filato abbastanza spesso cresce pure con i feri. Per me che sono leggermente annoiata a lavorarli è stato un lavoro molto rapido. Mi raccomando una cosa, qui è facile, andate a lavorare le righe di punto basso tra una riga e l'altra, vedete, tra una riga, mi sono chiuso tra una riga e l'altra di maglia rasata. Però per quanto riguarda il giro collo e il giro delle maniche è un po' difficile dirvi lavorate ogni riga, lavorate ogni 2 righe, perché c'è il rischio che sia troppo largo o troppo stretto, quindi qui avete bisogno un attimo di attenzione. Cercate di lavorare tutti i punti, di mantenere comunque la larghezza, però sapete che tende a stringere un lavoro fatto in costa, quindi lì non vi preoccupate. Qua ho fatto la cucitura, ci siamo lasciati che dovevo fare la cucitura qui, sono andata con l'ago all'interno e l'ho fatta anche qui, quindi loro sono aperte, cioè non la fate qui perché, che ne so, avete sbagliato un attimo i conti e risulta dopo troppo stretto, non riuscite a indossarlo, invece vedete che si allarga tantissimo, però nello stesso momento quando lo indossate si uniforma, è molto molto carino, molto elegante, quindi lasciatelo aperto, un consiglio mio. Potete farlo più profondo o ancora più stretto, facciamo finta che sia un po' più così. Normale che vi deve passare dalla testa, quindi cercate di fare attenzione su questi centimetri che sono sui 50-55. Io ragazze sono molto contenta, è il mio primo lavoro importante con i feri, non ho mai fatto un lavoro così lungo, quindi io sono contenta. Dal video sembra molto molto fine, però vi ricordate che ho lavorato con i feri grossi, quindi veramente bello, è sottile, leggero, ma tiene tanto tanto caldo grazie alla percentuale di lana che è 30. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo al prossimo video progetto.